Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono emozionato, sono gasato perché andiamo a montare il mio nuovo PC. Ora, io ho un PC che in realtà, quello desktop che avete visto in altri video, che ormai ha compiuto 7 anni. È giunta l'ora di un bel upgrade. Quello che andiamo a mantenere è soltanto il case, che come vedete è un H510 Lite di NZXT, e l'alimentatore, che è un Cooler Master da 750 watt. Che andrà benissimo per questa build. La build che fa? Ci propone una B650, quindi un socket AM5 abbinato a un Ryzen 5 9006X, 32 GB di RAM DDR5, un SSD NVMe da 2 TB, una 2060 Super che in realtà chi ha visto i video precedenti già sa è la scheda video che già avevo ma che per ora non ho voglia di cambiare, vi spiegherò meglio perché, e un Thermalright da 240 mm. Come dissipatore per questa CPU che non scalda particolarmente andrà benissimo. Perché ho scelto questa build? Questa build ci permette, dato il supporto fino al 2027 del socket AM5, tra un paio d'anni di andare a cambiare solo il processore e fare un upgrade molto consistente senza dover, come ho fatto adesso, cambiare scheda madre e RAM e anche altri componenti. La scheda video invece manterrò questa sia perché attualmente non ho il budget per un'altra, sia perché tanto tra un paio di mesi verranno presentate le nuove Nvidia 5000 e, anche se non punto alla fascia enthusiast, ritengo molto valida l'opzione di aspettare perché con questa già riesco a mantenere un buon livello di dettaglio nei vari titoli a cui gioco. Adesso passiamo al montaggio, poi vi farò vedere un prima e un dopo delle prestazioni di questa build. Ok, adesso procediamo con l'unboxing di questi nuovi componenti. Sono veramente contento, euforico, perché è la prima volta che unboxo una scheda madre di questo livello. Ora, questa scheda madre, come poi avrete modo di vedere, ha sia Wi-Fi che Bluetooth. Infatti troviamo l'antenna, che poi andremo a montare in un secondo momento, perché tanto verrà messa una volta che il computer è in posizione, altrimenti rischiamo di perderla da qualche parte. Questa è la nostra bellissima scheda madre che adesso andiamo a farvi vedere più nel dettaglio. Adesso andiamo a montare la CPU e l'SSD che voi state vedendo.
Eccoci qui nella mia postazione. Allora, non sono riuscito purtroppo a registrare l'installazione di Windows, tuttavia per quello trovate già un video sul canale della EQI dove vi faccio vedere come si installa Windows 11. Di fatto non ci vuole molto, si crea l'USB scaricando il programma stesso di Microsoft e poi una volta attaccata l'USB al computer la procedura parte automaticamente. Da segnalare due cose principalmente, che sono stati i principali problemi che ho avuto. Il primo, le RAM, come ho scritto prima, vanno negli slot A2B2 e non A1B1, infatti all'inizio il computer non andava in boot, ma semplicemente avevo sbagliato gli slot in cui avevo posizionato la RAM, quindi nulla di grave. La seconda cosa che mi sono preoccupato di fare è stato, e che consiglio anche a voi una volta nel BIOS, uno, attivare un eventuale profilo prestazioni o comunque assicurarsi che il risparmio energetico sia disattivato in modo da massimizzare le prestazioni. L'altra accortezza riguarda le RAM, ovvero controllare che le frequenze impostate siano quelle corrette, ovvero il profilo XMP per Intel e il profilo per AMD che mi pare si chiami Expo, che comunque massimizza le frequenze perché di base le RAM viaggiano a una frequenza più bassa di quella scritta sulla scatola, sulla confezione, ma non è niente di strano, bisogna semplicemente attivare l'impostazione nel BIOS. Poi una volta fatto questo ho configurato Windows e dopo ho scaricato i driver, tutti quanti, compresi quelli della scheda madre e anche, quindi per quanto riguarda Wi-Fi, Bluetooth e anche i driver della scheda video con la nuova Nvidia App, quindi mi raccomando non usate più GeForce Experience, ma adesso è uscita ufficialmente disponibile, quindi non più in beta, l'applicazione Nvidia App che è più completa, più funzionale e onestamente anche molto meglio. Adesso passiamo all'analisi delle prestazioni della configurazione precedente, ovvero quella con l'i5 7004, che poi vedete anche qui, con i 12 GB di RAM e la 2060 Super. Allora, quello che potrete notare è molto semplice. La configurazione precedente aveva un grande problema, era CPU limited. Che vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente il processore lavorava quasi sempre al massimo, quindi intorno al 100%, e la scheda video invece non lavorava correttamente, ovvero si manteneva massimo al 40% di utilizzo. Quindi che vuol dire? Che io avevo un sacco di prestazioni dal punto di vista grafico che non riuscivo a sfruttare. Adesso questo problema ovviamente non c'è più, anzi è come dovrebbe essere normalmente, quindi la scheda video raggiunge il suo 100% e il processore invece ha ampio margine per i titoli più impegnativi. State vedendo quindi le varie schermate dei vari giochi, ma insomma non sono tanti, ma rendono bene l'idea, perché questa situazione si presentava in tutti i giochi, praticamente tutti i giochi, dal più pesante al più leggero. Chiaro, in quelli più leggeri magari si notava un po' di meno, specie perché l'unico modo che avevo per mantenere le prestazioni stabili era limitare il frame rate a 60, anche perché vabbè il monitor che vedete qui dietro non è ad alto refresh rate, infatti sarà una cosa che in futuro cambieremo, assolutamente, e quindi il limite degli FPS mitigava un pochino quel problema, però di certo non lo risolveva. Invece, adesso parliamo della configurazione attuale. Ora, prima di vedere i test, facciamo un discorso un pochino più generale. Adesso stiamo andando a sfruttare a pieno un SSD PCI Express 4.0, quindi che vuol dire? Che il computer si avvia velocemente, le applicazioni sono estremamente rapide nell'aprirsi e anche i giochi a caricare caricano estremamente veloci. In più, posso dire che adesso che è passato qualche giorno, il dissipatore della Thermalright lavora veramente bene perché con OCCT, che è un programma, uno stress test, ho fatto andare il processore al 100% per una decina di minuti e ho visto che la temperatura massima a cui siamo arrivati è stata a 68 gradi, quindi davvero, davvero un ottimo risultato, perché per un processore è una temperatura normalissima. Diciamo ci si preoccupa quando magari inizia a salire sopra i 70-80 gradi in maniera stabile, anche perché poi lo stress test non è un uso realistico perché in gioco il processore non sarà mai fisso al 100% e se lo è vuol dire che c'è un problema in linea di massima. La scheda video vabbè è sempre la stessa, quindi era fresca prima e fresca anche adesso e in generale 32 GB di RAM, che è la mia prima esperienza con così tanta memoria a disposizione, è stata finora ottima perché mi permette un multitasking davvero, davvero efficiente. Nelle prestazioni, vabbè, quelle generalistiche, è veramente
come dire, quasi inutile analizzarle, perché una configurazione di questo tipo divora qualsiasi cosa, compresa anche il video editing, che ovviamente, come potete immaginare, sto editando questo stesso video su questa macchina e lo fa egregiamente, senza problemi, senza mai bloccarsi, senza mai crashare. È una cosa a cui non ero abituato. Analizziamo adesso le prestazioni in gioco. Le prestazioni in gioco adesso sono buone, molto buone, nel senso che la scheda video ovviamente ha qualche anno sulle spalle, ma io non gioco tendenzialmente competitivo, quindi non mi interessa spremere fino all'ultimo FPS, anche perché, come ho detto prima, questo monitor non lo permette, ma vediamo che in pratica si riesce a giocare a qualsiasi titolo, veramente qualsiasi, in Full HD a dettagli alti, anzi in realtà ultra in linea di massima. Nei titoli più esigenti, quindi nei AAA, l'unica cosa a cui bisogna fare attenzione è la VRAM, bisogna a volte abbassare leggermente la risoluzione delle texture in modo da risolvere questo piccolo problemino. Ma a parte questo veramente non ci sono problemi. In ray tracing le prestazioni sono quelle di una 2060 Super, quindi diciamo, per quello semmai vi rimando a qualche video di qualche altro youtuber che ha fatto test molto più approfonditi, ma vi posso dire che quanto invece concerne al processore, veramente non ho nulla da eccepire, non sono mai riuscito a mandarlo in crisi, non ho mai avuto un problema, quindi questa configurazione con una scheda video più potente, quindi anche magari una 4070, una 4070 Super, è perfettamente in grado di offrire un'esperienza in Full HD ad alto refresh rate, oppure in magari 2K a un frame rate un po' più moderato, comunque buono ma moderato, in titoli magari più story driven, quindi dove l'FPS conta un po' meno. È molto importante secondo me come scelta, in questo caso, prendere AMD, perché offre una durabilità nel tempo più elevata, una possibilità di upgrade maggiore, perché io adesso questa configurazione la manterrò stabile per molto tempo. Andrò a cambiare ovviamente la scheda video, non ora ma tra almeno un anno e mezzo, e poi il processore, non lo so, più avanti, ma diciamo tutta l'ossatura della build rimane la stessa, e questo è un enorme vantaggio perché mi permette di fare un upgrade spendendo molto meno e mantenendo la configurazione pressoché invariata. Certo, il costo d'ingresso rispetto a una build Intel è leggermente più alto, ma secondo me ne vale pienamente la differenza di prezzo. Adesso quindi vi lascio alle conclusioni e vi ricordo di iscrivervi al canale se già non lo avete fatto, per non perdervi nessuna delle novità. Ragazzi, come potete vedere siamo finalmente riusciti a completare la build. Non è stato semplice, diciamo che pensavo che il montaggio sarebbe stato un po' più facile, ma come prima esperienza con un dissipatore a liquido e con una scheda madre di questo livello ci può stare. Con questo noi ci vediamo al prossimo video e vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi le ultime novità.